Con ancora negli occhi le scogliere del Portogallo e un bellissimo bivacco sulle Dolomiti, era già arrivato il momento di ripartire. Questa volta direzione nord, Svezia. Mi aspettava una settimana alla scoperta della zona di Uppsala, appena a nord di Stoccolma. Non avevo programmato niente e mi sarei fatto consigliare le cose da vedere da quell'anima pia che mi avrebbe ospitato e che fra poco vedrete. Beh, a Uppsala ce l'ho fatta, sono arrivato e fra mezz'ora sono a casa di Gabri. Sweden, here we are. Aeroporto, 2 bus, un biglietto sbagliato, ma finalmente ero arrivato e avevo una gran voglia di scoprire questo posto, anche se le poche ore di sonno mi stavano piombando tutte sul groppone. Ok, allora, non ho più filmato raga perché sono arrivato qua a casa di Gabri, che se mi seguite da un po' già lo conoscete perché è l'uomo orso, è l'uomo degli orsi, dei ragni. e dei ragni. E niente, adesso qua sono a casa sua dove starò per la prossima settimana. Adesso andiamo a fare una cosa bellissima, andiamo in un supermercato a fare la spesa, che andare ai supermercati è sempre la cosa più bella quando sei in un posto nuovo. E poi dopo penso che qualcosa vi farò vedere, ma oggi sarà una giornata di off perché stamattina mi sono svegliato alle 3:30. La mia sonnolenza però non aveva fatto i conti con l'idea di fare il giro lungo per arrivare al supermercato, ma giustamente Gabri voleva farmi vedere la zona in cui avrei passato questa settimana. Quindi willkommen to the supermarket, che non si dice così. Questa qua è una cosa illegale. Questo non fottio, ma sono strabuoni. Questi Tunbroad chips Che sarebbero? sono tipo delle patatine di pane, ma tipo sono illegali, sono veramente illegali. Vuoi che li proviamo? Dai, prendiamoli. Se mi tenti così. Tra l'altro adesso vi faccio vedere il pane che mi ha fatto prendere Gabri. Il pane polare. Vette caca. Che il nome non è bello, ma è pane polare, quindi vuol dire cotto e direttamente cacciato dentro il ghiaccio. Ovviamente non potevano mancare le polpettine svedesi. Questa è pasta di uova di pesce, zone in cui farsi l'insalata e stand di sacchetti con patatine enormi, ma soprattutto ho scoperto la grande passione degli svedesi per i dolci, raga. Guarda che roba, ma sei fuori di testa, ma è proprio dolceria, dolceria. Pam! Solo dolciumi. Quanti cazzo di dolciumi mangiano sti svedesi? Tanti. Sono malati. Il sabato loro lo dedicano esclusivamente ai dolciumi. Si sfondano di caramelle e di cose, non sto scherzando. Per non parlare poi dei Ben & Jerry's, che è stato un gelato che è diventato la mia droga in quella settimana in Svezia. È strabuono. Prego, sfondiamoci di caramello salato. Alla fine non ho più registrato niente perché siamo tornati a casa e ci siamo un po' rilassati, abbiamo fatto le nostre cose. Adesso ceniamo, facciamo aperitivo con patatine con Burro bruciato. burro bruciato, Brint che è già qui, vino, ma soprattutto adesso Gabri preparerà un onestissimo filetto Di alce. di alce. Molto onesto perché farò semplicemente saltato con un po' di rosmarino e un po' di burro. E questi sformatini alle patate è panna e patate in realtà. Robe sempre molto leggere. Questo nord. Esatto. Nord. C'è freddo, bisogna... C'è molto freddo, no, adesso no. Ecco le patatine al burro bruciato! Le mie prefe. La reazione di Peppino dirà tutto. A me piacciono un tutto. Quindi come avete capito anche qua in Svezia non mi tratterò male sul mangiare, perché il mangiare è una cosa che va fatta bene. No, nella mia opinione personale queste superano le lime e pepe rosa. Attenzione, che è un'affermazione molto forte. È una mia affermazione molto forte, ma la consistenza è migliore perché sono più spesse, un po' più croccanti, più consistenti. Io il provo. sapore. Io provo, Facciamo questo patatina. E poi abbiamo chiuso tutto con l'alce, che ragazzi è una cosa da fuori di testa. Una delle prime cose che mi aveva detto Gabri quando gli avevo comunicato che sarei andato a trovarlo in novembre era stato che in questo periodo difficilmente ci sarebbero state delle belle giornate di sole. E così, dato che quella mattina ci eravamo svegliati con un sole pazzesco, non abbiamo avuto dubbi sul da farsi. Ragazzi, benvenuti a Stoccolma. Queste dicono, ma non è... Dai, cioè non sono mai state a Venezia. La via più stretta d'Europa. Esatto, a Venezia ci sono calli un po' più strette. Comunque, vabbè.
Sfica time. Canelbula. Canelbula. Due tortine, caffè. Come si chiama questo? Canelbula. No, è buono. Cannella e Zucchero. sì, tanto zucchero. Bene, allora abbiamo finito di fare fica. Si può dire. Non è una parolaccia. Questo qua dietro di me è il teatro. No, non è il teatro, dove danno il Nobel, l'Accademia delle Scienze svedese. Accademia delle Scienze, e lì dietro ci sono le tipiche casette che vedete quando si vedono i documentari su Stoccolma, e devo dire che sono veramente belle. È un peccato perché stanno facendo mercatini di Natale, quindi è un po' intasata la piazza, però veramente veramente bella. Siamo venuti fino al museo degli Abba perché ci stava venendo l'idea di entrare a fare un giro, ma ragazzi costa 25 euro entrare al museo degli Abba. Direi che è una cifra che si può tenere per mangiare, perché prima non ve l'ho detto, ma Gabri ha pagato la colazione che abbiamo fatto, anzi ha pagato la fica, sono stati 30 euro? Sì, 27. 30 euro di 2 torte, un altro dolce e 2 caffè. Non è proprio economica la Svezia, eh? Come avete capito, niente museo degli Abba, ma siamo venuti al museo di questo galeone fantastico, Vasa, galeone del 1600 recuperato dai fondali qua delle acque di Stoccolma, e praticamente integro, si può dire integro, cioè è una roba, adesso non so quanto possa rendere dall'inquadratura ragazzi, ma è intanto super imponente e poi proprio bello. Cioè, pensare che ci andavano per mare con questa cosa qua. Galeone che è affondato all'inaugurazione, non è molto fortunato, però intanto l'hanno recuperato completamente integro. Ok, allora facciamo così. Dato che vorrei raccontarvi qualcosa in più di questo galeone oltre a quello che ho registrato, facciamo in questo modo. Intanto rispettiamo i cliché e mettiamo su una bella musica adatta, tipo questa, ok, sì, questa può andare. E adesso vi racconto un po' meglio la storia. Allora, come vi dicevo in apertura, si tratta di un galeone dotato di 64 cannoni, costruito per il re Gustavo II Adolfo di Svezia tra il 1626 e il 1628. Ma è stato appunto un pochino sfigato perché nel giorno del suo varo, il 10 agosto 1628, è affondato. Pare che a bordo ci fossero più persone del consentito e appena dopo la partenza dal porto di Stoccolma una folata di vento lo fece inclinare. Il timoniere lo raddrizzò e fin lì tutti salvi, ma poteva finire lì? Certo che no. Una seconda folata di vento si abbatté sul galeone e lì raga niente, andava tutto a rotoli. L'acqua iniziò ad entrare dai portelloni dei cannoni e la frittata era fatta. Aveva percorso meno di un miglio e si trovava a 120 metri dalla costa. Immaginate il re tanto fosse contento. Dopo 333 anni sul fondo del mare, però, il 24 aprile 1961 il relitto venne fatto riemergere dopo 5 anni di lavori. Detta molto brevemente, sono riusciti a scavare sotto il relitto, fargli passare dei cavi d'acciaio collegati a delle chiatte e voilà, di nuovo a galla, più o meno. E come ha fatto a conservarsi quasi integro? Beh, ha avuto una serie di fattori a suo favore che altri relitti si sognano. Bassa salinità dell'acqua, temperatura bassa costante tutto l'anno e quasi totale mancanza di ossigeno nel fango in cui era sprofondato. Chiaramente non era così come lo si vede oggi, ma ha subito un processo di restauro accurato, ma oggi il ragazzone fa sfoggio di sé in questa struttura che gli è stata praticamente costruita intorno e che è stata inaugurata nel giugno del 1990 dal re di Svezia, che speriamo che non voglia costruire anche lui un galeone perché se vanno a finire tutti così. Devo dire la verità ragazzi, è una cosa impressionante, io spero che dalle immagini si capisca veramente qualcosa perché a vederla così vicino mette una suggestione paurosa, veramente paurosa, dà proprio l'idea di una cosa che ti possa ferire profondamente anche.
Sì, perché cioè, comunque la nave è affondata, ma succedono delle persone che ovviamente sono morte. Non è stato proprio un avvenimento così divertente all'epoca. Però la zona dei morti ve la risparmio perché me la sono risparmiata anch'io, non è proprio il massimo. Cioè, la ricostruzione anche della sommità dell'albero maestro, che non so come si chiama, raga, scusate, ma non sono un marinaio, è proprio l'idea di vuoto, è bellissimo. Ti senti tremare le gambe. Sì, sì, ma mai più, cioè, giusto perché so che questa non sprofonda. Ok, tutto molto figo, però adesso basta perché non è un canale che parla di Pirati dei Caraibi. Ci siamo trasferiti dall'altra parte del centro e adesso Gabri mi ha portato al mercato coperto che proviamo ad andare a mangiare la zuppa di pesce. Vediamo se siamo in grado. Ok, test zuppa di pesce. È bollente? Può fare? Prendere con l'aioli. Porca boia. Bel posto panoramico, direi non indifferente. Stoccolma è una bellissima città, ragazzi. Molto molto bello. Ci sto lasciando il cuore, vi devo dire la verità, proprio un bel posto. Chapeau. Bene, noi ora ci dirigiamo verso la stazione che torniamo verso Uppsala. Stoccolma voto almeno 10,5 su 10. Mi è piaciuta veramente un sacco. E noi ci vediamo domani, raga, con non so cosa facciamo domani, tanto decide lui. Andiamo a fare un trail nella foresta. Domani si corre. Bene, allora domani vi riporto in natura, che qua sto iniziando a farvi vedere un po' troppa città per quello che è il tema principale del canale. Raga, a domani.